Come preparare il CDS, biossido di cloro, in soluzione acquosa. È possibile acquisire CDS già pronto, per esempio fornito da Aqualab, ma è anche molto semplice da preparare in casa. Nella seconda parte del video vedremo la preparazione del CDS fatta direttamente dal dottor Andreas Ludwig Kalker. Dove prepararlo? Possibilmente in una cucina, dove sia presente un armadietto per tenere al buio la preparazione per le 12 ore della reazione e sia presente anche un frigorifero per raffreddare il preparato. In ogni caso l'ambiente deve essere ben ventilato, quindi ci vuole una finestra per poter arieggiare. Cosa evitare? Attrezzi di metallo, in quanto viene corroso dal gas biossido di cloro. Cosa utilizzare? Attrezzi e contenitori che siano di vetro o di plastica dura, HDPE, High Density Polyethylene. Anche i polverizzatori, spruzzini, per eventualmente spruzzare il CDS, devono essere tali che la molla non venga a contatto con il liquido. Come preparare il CDS, diossido di cloro, in soluzione acquosa. Preparare un vaso da 500 ml, mezzo litro, con guarnizione e chiusura ermetica come quello nell'immagine. Versare in esso 250 ml o 250 grammi di acqua, possibilmente acqua non basica. L'acqua basica ha un pH da 7,5 a 8 circa, ma è preferibile usare un'acqua con pH di circa 7-7,2, quasi neutra. Meglio acqua con poco residuo fisso. Va benissimo l'acqua distillata. Assicurarsi che non contenga residui di plastica o altro. Qui in immagine abbiamo un esempio di misurino di vetro da poter utilizzare per effettuare il dosaggio. In alternativa, un modo per ottenere anche una misurazione più precisa, si può pesare 250 grammi di acqua e versarli nel vaso a chiusura ermetica. Dopo aver inserito i 250 grammi o 250 ml oppure un quarto di litro, come lo vogliamo definire, di acqua nel vaso a chiusura ermetica, iniziamo la fase vera e propria della reazione chimica. È importante soprattutto non avvicinare troppo gli occhi e il naso e la gola quando si mescolano i reagenti e si inserisce il bicchierino nel vaso. Non è difficile trattenere il respiro per quei pochi secondi che servono. La cosa peggiore che può succedere, se non si è troppo attenti, è un leggero bruciore agli occhi o alle mucose di naso e gola. Ingredienti necessari: clorito di sodio al 25%, acido cloridico al 4%, detto spesso attivatore, siringa da almeno 5 ml, 10 ml sarebbe meglio ma non è indispensabile, e un bicchierino da liquore. Della siringa non serve né l'ago né lo stantuffo, che vanno tolti. La siringa serve solo per misurare i 5 ml sia del primo che del secondo reagente, clorito di sodio e acido cloridrico. Il bicchierino deve avere un fondo abbastanza pesante, in modo che non galleggi sull'acqua presente nel vaso a chiusura ermetica, e deve avere un'altezza di circa 5,3 cm. L'importante è che, una volta versati i 250 ml di acqua nel vaso, il livello dell'acqua nel vaso grande sia ben al di sotto dell'orlo del bicchiere. La siringa, rivolta verso il basso, deve essere tappata con il pollice e dall'alto si introducono 5 ml del primo reagente. L'ordine dei reagenti non è importante. Versare poi i 5 ml del primo reagente, togliendo il pollice da sotto e sgocciolandoli dentro il bicchierino. Successivamente tappare nuovamente la siringa col pollice e dall'alto introdurre il 5 ml del secondo reagente. Versare quindi i 5 ml del secondo reagente, togliendo il pollice e sgocciolandoli dentro il bicchierino ove è già presente il primo reagente. Adesso si inizierà a sviluppare il gas di diossido di cloro e quindi è utile non avvicinare troppo occhi, naso e bocca in un ambiente arieggiato.
prendere il bicchierino pieno, intanto il colore del liquido sarà diventato marroncino, e inserirlo delicatamente nel vaso ermetico riempito con l'acqua. L'acqua non deve entrare nel bicchierino. Quindi chiudere il vaso ermeticamente con la chiusura a molla. Delicatamente, evitando di scuotere troppo il vaso, l'acqua non deve riversarsi nel bicchierino, dove devono restare solo i reagenti, mettere il vaso in un armadietto al riparo dalla luce, almeno per 12 ore. Le reazioni chimiche infatti dipendono dalla temperatura e col calore sono generalmente più veloci. Quando la reazione è terminata, correttamente, il gas di ossido di cloro sarà penetrato nell'acqua del recipiente ed il colore del liquido dentro il bicchiere sarà pressoché identico al colore dell'acqua intorno, quindi giallo chiaro per entrambi. Successivamente, evitando di scuotere troppo il vaso, lo estraiamo dall'armadio e, sempre chiuso ermeticamente, lo poniamo all'interno di un frigorifero per almeno mezz'ora. Dopo il raffreddamento, togliere il vaso dal frigorifero ed estrarre il bicchierino, richiudendo subito ermeticamente il vaso ed evitando inalazione. Scartare quindi il liquido che c'è nel bicchierino e ripetere quindi una seconda volta l'intera procedura. Dove mettere il liquido scartato? Questo residuo è irritante, sbiancante, corrosivo nei confronti soprattutto dei metalli. Può essere gettato oppure riutilizzato come un detergente che va ovviamente risciacquato una volta utilizzato su una superficie con acqua. Il liquido giallo nel vaso ottenuto con il primo ciclo raggiunge approssimativamente una concentrazione di 1500 parti per milione, ppm. Il secondo ciclo permette poi di ottenere la concentrazione standard di 3000 ppm, propedeutica per i vari protocolli. Completati i 2 cicli, travasare mediante un imbuto i 250 ml di liquido presenti nel vaso in una bottiglietta apposita, in HDPE o vetro, da evitare i tappi in metallo. È importante che il tappo abbia un'ottima tenuta, altrimenti col tempo il gas di ossido sciolto nell'acqua si disperde. Conservare quindi il flacone riempito in un frigorifero. Diverse società mettono a disposizione, oltre ai reagenti per preparare in casa il CDS, anche dei kit preconfezionati con tutti gli strumenti ed ingredienti necessari, come per esempio il kit di Aqualab visibile nell'immagine. In descrizione è disponibile il link per accedere al kit di Aqualab. Nei frame successivi si può apprezzare la preparazione del CDS fatta direttamente dal dottor Andreas Ludwig Kalker con traduzione in italiano. Grazie dell'attenzione. Ciao, vediamo ora come preparare correttamente il CDS nella maniera più adeguata. Molto tempo fa ho pubblicato un modo come preparare il CDS, ma ora è il momento di fare qualcosa di più aggiornato. Difatti ho intenzione di farlo con un metodo molto semplice per molte persone, in modo che persino la nonna lo possa fare. E questo è il punto successivo. Abbiamo qui un contenitore che possiamo acquistare praticamente in tutto il mondo perché l'idea è qualcosa che si può ripetere come in Sud America, come in Nord America, come nelle Filippine o in Spagna. Abbiamo quindi questo tipo di contenitore di cui è importante che abbia anche un coperchio di vetro perché all'interno si avrà una reazione chimica. Poi abbiamo un bicchierino piccolo che si inserisce qui dentro, il quale più alto è, meglio è. E quello che abbiamo qui sono i componenti. Da un lato abbiamo il clorito di sodio NaClO2, attenzione non è candeggina, l'altro che è l'attivatore, in questo caso l'acido cloridrico HCl al 4%. Molte persone non hanno l'acido cloridrico, quindi usano l'acido citrico al 50%. Si può usare anche questo.
ma andiamo a farlo ora con l'acido cloridrico al 4%. Qui abbiamo il clorito di sodio al 25%. Non deve essere necessariamente al 25%, può essere al 24,5%, al 22,5% o al 28% per la verità. Non fa molta differenza. Qui abbiamo l'acido cloridrico al 4%. Per prima cosa apriamo il coperchio e introduciamo il bicchierino per vedere quanta acqua può contenere. Poi riempiamo il contenitore. Può essere anche distillata nel migliore dei casi, oppure acqua minerale. E la riempiamo in modo che non entri nel bicchierino. In altre parole, il bicchiere non contiene acqua e siamo appena sotto il bordo. Una volta posizionato il bicchiere, prendiamo una siringa o qualcosa del genere per misurare 5 centimetri cubici. Come possiamo fare? Ovviamente rimuoviamo questo qui, appoggiamo il dito sotto e riempiamo 5 millilitri. Questi 5 millilitri li lasciamo nel bicchiere. Tutto qui. Chiudiamo il coperchio e ora l'attivatore, che è l'acido cloridrico al 4%. Togliamo anche qui il coperchio. Altri 5 millimetri li mettiamo dentro. Non preoccupatevi delle dita, questo può essere lavato senza problemi, non è così aggressivo. Chiudiamo il coperchio, poi con attenzione in modo che non scivoli. Ora saremo in grado di osservare come nella reazione esce un gas in questo spazio aperto. Più piccolo è lo spazio, meglio è per la miscela. Il contenitore è di circa mezzo litro, quindi serve per avere una misura. Molte persone si chiedono se abbiamo bisogno di più o meno liquido. In realtà si tratta di saturazione. Una volta che il liquido è saturo, non ce n'è più. Non ha molta importanza in entrambi i casi. Possiamo vedere come il gas esce e questo gas ora che esce entra e satura l'acqua, perché questo gas è molto solubile in acqua. E questo è il trucco di tutto. Una volta fatto questo, lo prendiamo e lo mettiamo nella credenza fino a domani. Vediamo. Dopo circa 12-24 ore i due liquidi si sono uniformati nel colore, cioè sia l'acqua si è saturata di diossido di cloro, sia la miscela iniziale ha perso la sua forza. Quello che facciamo è prendere questo contenitore, lo portiamo all'esterno dove è ventilato per tirare fuori il bicchierino. Qui siamo in un laboratorio e abbiamo una ventilazione speciale, quindi non importa. Quindi quello che facciamo è aprire, estraiamo il bicchiere e questo contenuto del bicchierino lo mettiamo in un contenitore per residui come questo. Qui versiamo il residuo. Come possiamo vedere qui, è importante non respirare il gas. Lo chiudiamo e così abbiamo con il residuo un diossido di cloro utile per la pulizia, ad esempio. Possiamo usarlo per pulire o disinfettare gli asciugamani da cucina. Dopo circa 12 ore più o meno, la concentrazione del liquido è di circa 1500 ppm o 0,15%. Quindi, ora faremo il secondo lotto nello stesso bicchierino. Aggiungiamo di nuovo 5 ml di clorito di sodio. Aggiungiamo di nuovo
5 ml di clorito di sodio, aggiungiamo anche 5 ml di acido cloridrico, è importante farlo e metterlo rapidamente nel nostro contenitore, chiudendolo immediatamente. Così ora avremo una seconda reazione. Molti si chiedono: perché facciamo così? Si potrebbe anche mettere più liquido e fare questa reazione, ma se ne userebbe molto di più perché si tratta di un processo logaritmico. Dopo aver introdotto il bicchierino una seconda volta, questo gas satura il liquido fino alla concentrazione desiderata di 3000 ppm, pari allo 0,3%. Per conoscere la concentrazione del CDS, il diossido di cloro, che abbiamo realizzato, noi oltre a sapere che il colore deve corrispondere approssimativamente a quello dell'olio di girasole, possiamo effettuare una misurazione professionale. Ma come possiamo effettuare una misurazione professionale con strisce reattive che arrivano solo a 500 ppm quando qui vogliamo avere 3000 ppm? Ebbene, dobbiamo semplicemente ridurlo. In altre parole, abbassiamo la concentrazione. Ve lo mostrerò. Per questo abbiamo un millilitro. A questo millilitro dobbiamo aggiungere 9 ml di acqua distillata. Quest'acqua, quindi, tiriamo la siringa fino in cima. Quindi ora abbiamo 10 ml, quindi 1 di 3000 e 9 di acqua distillata. Ora possiamo fare una striscia. Una volta preparata la miscela, ne mettiamo qualche goccia sulla striscia reattiva. Possiamo vedere come cambia il colore. Il test ci dice che il colore dopo pochi secondi è compreso tra 250 e 500 ppm, il che significa che è circa 300 ppm. Moltiplichiamo questo valore per 10, ovvero 3000, quindi abbiamo la miscela giusta.